Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere che qualcuno ti sta per fare una rivelazione pazzesca. Perché? Perché? Perché tante di voi, ma comunque sia, è proprio il momento storico in cui ci viene rivelata la verità. Qual è la verità? La verità dell'essere, dell'io sono. Quindi siccome il sistema planetario va incontro al massimo bene per tutti noi, di conseguenza le rivelazioni che a cui noi stiamo andando incontro sono rivelazioni che ci destano al nostro potere personale. Ok? Quindi soprattutto per le mie ragazze e i miei ragazzi che stanno lavorando con la legge dei riassunti, la manifestazione, che mi mandate centinaia di mail dell'avvenuta rivelazione, di manifestazioni, ok, adesso andiamo a vedere quindi il potenziale di una rivelazione che ti sta per essere fatta. Qualcosa di miracoloso, di meraviglioso che sta avvenendo ora nella tua vita. Ok? Quindi qualcuno sta per farti una rivelazione pazzesca. Andiamo a vedere qual è il potenziale di questa rivelazione, da adattarla alla vostra circostanza personale per andare ancora di più a rincarare la dose verso il nostro massimo successo. Ok? Allora, non vedo l'ora di sapere pure io. Allora, abbiamo la stella verde, il sole viola e il cuore giallo. E partiamo dalla stella verde. Allora, andiamo a vedere per le mie ragazze e i miei ragazzi che rivelazione ti stanno per fare, ok? Quindi persona specifica o altre circostanze, situazioni d'amore, anche di lavoro la possiamo adattare. Vediamo che cosa esce, ragazzi, ok? Allora, partiamo dagli Angelion. Vediamo un po' dagli Angelion. Quindi, una rivelazione pazzesca ti sta per essere fatta. Allora, vediamo qual è l'energia di questa rivelazione. Vediamo. Vediamo. Il vuoto. Ragazze mie, l'energia di questa liberazione è qualcosa che spazza via i vecchi costrutti. Cioè si fa finalmente il vuoto per poter essere riempito di nuove strutture, di qualcosa che è vecchio, non può essere riempito una stanza piena di vecchi mobili. Si fa finalmente una rivelazione, il potenziale della tua rivelazione che ti sta per essere fatta ha come essenza il vuoto, si spazza via tutto per finalmente poter ergere una cattedrale interiore incorruttibile. Ok, si spazza via tutto, il vuoto, questa è l'energia della tua rivelazione. Ok, andiamo a vedere come stiamo vibrando. Vediamo un po'. Anzi, io ti metto prima che porta si apre con questa rivelazione. Che porta si apre con questa rivelazione per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde? Questa energia che fa spazio al nuovo, il vuoto che finalmente può essere riempito, o si vengono suggellati nuovi assunti all'interno di noi, della grande potenza io sono. Vediamo quale porta si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi con questo vuoto. Vedete così, ragazze? Sì. Vediamo. La porta del fuoco, energia di passione. Passione dirompente, una prova iniziatica, ragazze mie. Allora, l'energia di questa rivelazione ha a che fare con una prova iniziatica e ti viene chiesto di saltarci dentro. Qua c'è o una storia d'amore, qualcosa di appassionato, o un nuovo amore che ti travolge completamente, o una fiamma gemella, ok? Non parlo di situazioni karmiche, perché se la rivelazione fa il vuoto non è una situazione karmica. Le situazioni karmiche vengono spazzate via dal vuoto e dal fuoco. Quindi la porta del fuoco è qualcosa, una storia che si riaccende se è fiamma gemella o anima gemella, qualcosa di un fuoco, e ti viene chiesto di lanciarti in modo dirompente in questa circostanza. Una nuova iniziativa nel lavoro, qualcosa che ha a che fare proprio con una fase di trasmutativa che dentro di te è una sorta di prova iniziatica per te, cioè hai gli strumenti spirituali per lanciarti in questa porta del fuoco. È qualcosa di dirompente, ok? Qualcosa di dirompente. Guarda, ti leggo questa carta, è meravigliosa, 9. Una rivelazione di fuoco.
che fa il vuoto. Madonna, ok. Allora, allora questa porta indica un periodo di grande attività e grandi passioni che ci assorbono completamente. L'inizio di un nuovo amore, per esempio, particolarmente intenso, oppure di un lavoro diverso che ci appassiona, o di un progetto su cui ci si concentra tutte le nostre energie che sembrano inesauribili. Questa carta può anche indicare i segni di fuoco di una persona. Può trattarsi in particolare di qualcuno che arriva nella nostra vita in questo esatto momento, ragazze. Si tratta di una persona dal temperamento ardente, passionale, impetuoso, per questo affascinante, ragazze mie, madonna. La carta può anche indicare un cambiamento radicale nella tua vita, come una prova iniziatica. Potresti ritrovarti a dover attraversare una soglia infuocata per iniziare una nuova vita. Il consiglio è: segui il fuoco delle tue passioni come una luce e non lasciarti scottare. Quindi, ragazze mie, allora, una rivelazione di passione, una prova iniziatica, il fuoco della passione cristica che arde dentro di te, ti viene chiesto di lanciarti perché in questa cosa inizi con il vuoto una nuova vita. Una rivelazione che ha come comune denominatore questo assunto, ok? Wow, ragazzi, già mi viene caldo a me. Allora, vediamo un attimo come stiamo vibrando. Vediamo, allora, qua stanno tutte al contrario. Ok, vabbè, poi le giriamo noi. Allora, come stanno vibrando le mie ragazze? Andiamo ancora più nello specifico di questa rivelazione che ti sta per arrivare. Allora, vediamo. Vediamo. 2000 carte, ti vogliono parlare tutte. Una alla volta, no? 2000 carte, vabbè. Ragazzi, mi sto uscendo casa dolce casa, tra due mondi. Qua ti è richiesto di essere autentica perché ti appresti ad andare da un mondo grigio a un mondo a colori. Essere autentica. Le rimettiamo nel mazzo. Anzi, guarda, te le metto qua, così non si... Magari volevano uscire, però io te le devo mettere qua adesso. Ti viene richiesto l'autenticità, ragazzi, o qualcuno che si svela per quello che è, autentica, in modo autentico, e tu passi da un mondo grigio a un mondo a colori e fai il vuoto per creare un nuovo sé. Allora, come stanno vibrando le ragazze mie e i ragazzi miei, qua, cosa andiamo a proiettare, perché? Come vibriamo? Ah, nuova vita! Ragazze, te l'ho detto, una nuova vita, tu sei pronta al nuovo. Una nuova vita, sei pronta totalmente al nuovo, che si tratti d'amore, di lavoro, altre circostanze, ok? Sei pronta al nuovo, buttati in questa porta di fuoco, ok? Ok, segui questa passione della tua autenticità, casa dolce casa, perché ti appresti ad andare da un mondo grigio a un mondo a colori, grazie al fatto che segui il tuo sé autentico, il tuo io sono, le tue assunzioni, ok? Vediamo qua. Spingersi al limite, sì ragazzi, allora qua c'è qualche cosa che ti arriva, o qualcuno o una circostanza che fa un gesto limite, un salto di fede nei tuoi confronti, perché sei pronta a una nuova vita. Anche qualcuno che azzarda e ti viene a prendere come la mazza de fuoco, tutta così ragazze, perché questa cosa, allora qua ti arriva qualche cosa, ragazze mie, una rivelazione di fuoco, perché tu sei pronta a questa nuova vita, o qualcuno che ti manda un messaggio che si fa avanti, che irrompe, travolgente, ti viene chiesto di lanciarti in questa cosa, perché questa cosa ti fa suggellare dentro di me l'avvenuto riconoscimento del tuo nuovo sé, dell'io sono. Questo ti permette di fare il vuoto completo del tuo vecchio sé e di instillare il nuovo. Vediamo qua perché. Vediamo qua perché, la carta perché, te lo sto chiedendo io perché, mi scrivi perché, vabbè. Allora, perché ti darai tante risposte alle tue domande quando ti arriva questa cosa, ragazze mie. Questa persona, se c'è una persona, una circostanza, si chiede anche il perché di qualcosa di irrefrenabile, spingersi al limite che prova nei tuoi confronti, Quindi se parliamo di una persona specifica, questa rivelazione ha a che fare proprio col fatto che questa persona davanti a te si manifesterà autentica perché ti chiede a te di essere autentica, e questo vi farà passare entrambi da un mondo a grigio a un mondo a colori. Ok? Le circostanze esterne sono uguali, ragazze mie, vi spingono a fare un vuoto, un ripartire da zero, oppure proprio un partire da zero. Quindi qua ti arriva un qualcosa limite, questa è la tua proiezione, perché sei nuova, vai a proiettare, a manifestare all'esterno un salto di fede, qualche cosa al limite che ha a che fare con le tue domande. Ok? Che ha a che fare con la risposta alle tue domande. È chiaro? Wow, ragazze, che storia, aspetta. Allora, una rivelazione qua, io mo ci faccio subito una celtica, simil celtica. Allora, mettiamocele qua, Queste ce le mettiamo qua, così. Allora,
Prova iniziatica dove è richiesta la tua autenticità, quindi il suggellare il fatto che tu hai una nuova vita adesso. Per molti è un nuovo amore, che è proprio travolgente, qualche cosa di inspiegabile. E allora, che carte ci mettiamo qua? Vediamo, ci mettiamo queste? Ci mettiamo queste, no? Vediamo. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, di cosa parla questa porta infuocata? A parte le asce, le mazze di fuoco fuori la porta, io spacco porta, apri porta. Allora, vediamo questa rivelazione per le mie ragazze e i miei ragazzi della Stella Verde. Una rivelazione, questa rivelazione. Anche molto breve questa cosa, per alcune di voi, perché c'è proprio spingersi al limite nell'esterno. O questo vuoto l'avete già fatto e siete pronti a questa nuova vita, quindi a costruire dal nuovo, dal zero. Vediamo da dove partiamo. Energia che volge tutto al nostro positivo. Ecco le carte chilometri che non mi entrano, vabbè. Cosa ci apprestiamo a superare? Passato, futuro, passato, futuro. Energia che chiude. Vediamoci questo fondo mazzo un po' riassuntivo. Ragazzi, qua abbiamo un 4 di spade, è da un momento all'altro la cosa. Qua sono state sanate tante dinamiche, avete chiuso tante porte, ragazze, proprio perché non viaggiavano più alla vostra frequenza, oppure da una pausa di una relazione o una circostanza lavorativa, bam, irrompe qualche cosa qua, spingersi al limite. Vediamo? Vediamo che cos'è. Da dove partiamo? Sì, ragazzi, qua c'è la carta dell'amante. Qua partiamo da una carta dell'amante. Ok, allora qua c'è un amante, ragazzi, qualcuno che arriva e rompe in modo, o comunque sia qualcosa proprio che vi fa riaccendere la passione, o ve l'ha già riaccesa, che vi ha permesso di passare dal mondo grigio al mondo a colori. Vediamo a vostro favore cosa c'è. Arrivo, cavaliere di coppe. Ragazzi, io già vi dico una cosa, se eravate l'amante di una persona, questa persona si dichiara. C'è il cavaliere di coppe con amore, una dichiarazione d'amore, ok? Nuova vita. Ok, perché prende pure l'autostima. Vediamo qual è il blocco che ci apprestiamo a superare. Straniero novità. Un paggio di bastoni. Straniero novità ci apprestiamo a superare. Quindi ragazze mie, io già vi dico una cosa. Molte di voi hanno rifiutato tante persone fino a questo momento perché stavano sanando delle situazioni emotive con quel 4 di spade e avete rifiutato delle persone, comunque avete rifiutato il nuovo. Ma per alcune, per esempio, se siete fiamme, avete rifiutato anche la possibilità della fiamma. Dite, non a livello cosciente, a livello inconscio, perché non eravate ancora pronte all'amore di fiamma. Questo per una fiamma vale per un frangente di voi, magari 3 o 4, ok? Vi dico anche già ancora una cosa, anche se siete fiamme, voi avete rifiutato l'apertura al nuovo, comunque sì, anche a conoscere altre persone, come vi spiego sempre anche nei video, quando la fiamma viene integrata in se stessa, la persona si apre al nuovo, anche se sta aspettando la fiamma, anche con altre persone, si va a prendere il caffè con altre persone, esce con altre persone, perché l'amore di fiamma è integrato, non toglie niente il caffè con un'altra persona, anche un rapporto a volte con un'altra persona, mi spiego? Perché non toglie niente la fiamma, non toglie niente. Perché se le persone arrivano davanti a te c'è un motivo. Ok, quindi vi aprite al nuovo, vi apprestate ad aprirvi al nuovo. Questa carta, il paggio di bastoni, può essere anche letta in un altro modo, visto che sta così a blocco che ci viene, che superiamo. Anche all'inconsistenza di una persona specifica, quindi la rivelazione di questa dichiarazione d'amore, ok? Laddove una persona potesse essere più inconsistente, magari eravamo l'amante o comunque sia doveva sistemare altre situazioni, eccetera, questa persona fa un salto limite, se parliamo d'amore. Qua se parliamo di lavoro, ragazze mie, noi ci apprestiamo ad andare da un posto laddove è una cosa precaria, dove abbiamo sentito mancanza di autostima, ci spingiamo al nuovo perché andiamo incontro ai nostri ideali e piuttosto che pensare al denaro in sé andiamo a pensare ai nostri ideali e quindi il denaro arriva, ok, perché manifestiamo la nostra autenticità. Che è successo qua? La forza. Sì, qua c'è un asso di coppe, ragazze.
Allora, di recente voi avete, per alcuni di voi, incontrata una persona nuova, oppure c'è stato un risveglio spirituale, il coraggio di andare incontro a questo risveglio spirituale, di concedersi magari, no? E quindi, oppure dentro di voi è avvenuta questa cosa e andate a tirare fuori qualcuno che vi chiede qualche cosa, proprio quello a cui voi aspirate, perché sia voi che questa persona avete avuto un risveglio spirituale, con il coraggio, la forza di manifestare un appuntamento, comunque sia qualcosa che ha a che fare con il risveglio spirituale, qualcosa di nuovo. Per molti di voi eravate un amante, che qua c'è una dichiarazione d'amore. Ok? Da che si poteva essere inconsistenti, qua c'è qualcosa di nuovo. Oppure voi avete chiuso altre relazioni, avete avuto un risveglio spirituale nel recente passato, da che eravate magari più, avete avuto una storia nascosta, eccetera, voi avete chiuso questa relazione e vi apprestate ad aprirvi al nuovo. E qua c'è qualcuno che d'impatto arriva con una dichiarazione d'amore. Fatto sta che il 4 di spade ci parla proprio della pausa funzionale a rimettere insieme le energie e anche la chiusura del vecchio. Che succede qua? Mamma, un'imperatrice abbiamo, wow, wow, e qua? La luna. Ragazzi, imperatrice e luna è anche gravidanza comunque. Ok, ragazze, qua allora imperatrice e luna sono due carte di una potenza inaudita. Qua voi vedrete crescere tutto il vostro potenziale. Con la luna qui, siccome abbiamo un'imperatrice di sostegno, vedrete crescere tutto il vostro potenziale che vi faceva paura prima. E questo andate a proiettare all'esterno una persona anche che si dichiara. Qua, parlando di lavoro, ragazzi, qua voi vi aprite al nuovo sui vostri ideali, confidando in ciò che, anche se avete dei dubbi o c'erano dei dubbi e delle paure, vengono sostituite dalle intuizioni che vi arrivano grazie al fatto che credete nel vostro potere. Vi viene richiesto di credere nei vostri ideali e nel vostro progetto che vi assorbe completamente la porta del fuoco, un salto iniziatico. Ok? L'imperatrice è una delle donne più forti che esistono. Bellezza, sensualità, creatività, ok? La luna è anche legata alla magia dell'imperatrice. Ok, andiamo a vedere qua come chiude. Ambizione, sì. Allora, questo è un 5 di bastoni. Già ti dico una cosa, c'è uno che è geloso pazzo di te, che si viene a dichiarare perché vuole, è come se è gelosissimo e non vuole perdere la sua imperatrice. Tu avrai questa rivelazione, questo che fa un gesto limite, se parliamo di una persona specifica, anche di una persona nuova, ragazze, perché voi avete avuto un risveglio spirituale. Qua molti di voi stanno assumendo di essere magnifiche, meravigliose, io sono, tutti mi amano, mi voglio sposare, io sono unica e sono magnifica. Qua c'è della competizione per te. E ti dico anche, c'è uno che ha anche paura, cioè ha proprio paura del tuo potere, ma ritrova l'autostima per dichiararsi qua. Ora nel lavoro, ragazze mie, laddove voi percepite che ci può essere della competizione a livello lavorativo, se state aprendo una cosa, che magari ce ne sono tante, non ci badate più a questa cosa, perché le persone vengono laddove c'è la tua frequenza di imperatrice che le attira, anche se ci sono altre 10 attività uguali intorno a te. Devi credere in questa cosa, quindi seguendo il tuo io sono con l'imperatrice, farti la luna amica, quindi le intuizioni della luna piuttosto che i dubbi della luna, perché abbiamo l'imperatrice per prima, e questo ti porta all'ambizione di andare incontro ai tuoi ideali. Quindi la conflittualità saranno gli altri che sentono la competizione perché ci sei tu, ok? Perché questo è quello che vai a infliggere con questi due arcani maggiori qui. Ora, allora, una persona specifica supera il blocco che tu possa avere delle altre persone e si dichiara. Qua c'è una dichiarazione, va bene? Questa è una rivelazione shock. Adesso ci andiamo a mettere delle specifiche. Tu stai riprendendo? Sì. Una rivelazione shock. Sì, anche uno che sa che se non si dichiara tu lo mandi a quel paese. Chiaro. Ok, diamoci una carta su questa imperatrice. Una carta sull'imperatrice. Sì, ragazzi, qua c'è un asso di coppe. Qua c'è un nuovo amore. Un nuovo amore. 3 di bastoni. Da una lunga attesa pure. Oppure una persona, un nuovo amore che viene da lontano. Oppure, ragazze mie, può essere, se parliamo di fiamma gemella, visto che facciamo delle varie sfaccettature, il rinnovo della relazione di una persona che arriva da lontano. Ok? Straniero anche qui, novità.
La luna di cosa ci parla? Un'altra carta sulla luna. Sì, sì, ragazzi, qua c'è un paggio di coppe, anche delle scuse connesse a ciò che è stato tenuto nascosto. Ma mi confermano che qua c'è un nuovo amore. Per molte c'è un nuovo amore con il paggio, oppure una richiesta di perdono proprio perché tu sei entrata nel tuo potere. E l'arrivo di questo cavaliere di coppe qua. Sì, qua c'è una persona, il 9 di spade, che era ossessionata da ciò che non sa, se tu avevi altre storie, oppure questa competizione, tutto è a favore comunque tuo, proprio una rivelazione che ha a che fare con qualcuno che si dichiara. Ok? L'ambizione di cosa ci parla qua? Sì, qua c'è un paggio di spade. Uno che non ti ha confessato tutta sta gelosia qua, uno che ti ha guardato anche da lontano, una persona che ti ha guardato da lontano, qua abbiamo un 9 di denari che ci parla anche di uno che, cioè col 9 di denari qua è un'energia comunque autonoma, uno che non vuole perdere e quindi studia bene la situazione perché è uno che vuole vincere, insomma, nella competizione, diciamo, ecco. Fatemi mettere qua queste altre carte. Ancora questa rivelazione di cosa parla? Questa rivelazione. Ladro, disonesto, azzardo. Questa è la persona che non si è comportata bene, quindi qua c'è anche il paggio di coppe. Ancora di cosa parla questa rivelazione nei tuoi confronti? Falsità, sì ragazzi, qua si scoprono le falsità, si scopre tutto ciò che è stato disonesto, ecco perché abbiamo il paggio di coppe come scuse connesse all'imperatrice che sei tu, che hai assunto il tuo potere, e qua ci sono scuse e dichiarazione d'amore. Per una nuova vita, ragazze. Fatto sta, ragazzi miei, tu per molti di voi vi aprite a questo qua nuovo perché qua c'è qualcuno che si dichiara, si fa avanti e tu dai le risposte a tante tue domande. Questo perché questa cosa ti aiuta a fare il vuoto. Tu hai fatto già il vuoto come risveglio spirituale nel recente passato e adesso lo vai a praticare. E qua c'è l'arrivo, una dichiarazione d'amore. A cosa porta questa dichiarazione d'amore? Questo, sì, novità, ragazze mie, novità. Questo è un asso di quadri. Per molti è una persona nuova. Per molti è una persona nuova. Fatemi capire un attimo ancora questo paggio di coppe. Di cosa ci parla questo paggio di coppe? Sorpresa, ragazzi, è una sorpresa questa. Non te l'aspetti, è proprio una rivelazione, è una sorpresa. Qua c'è fedeltà riuscita di qualcuno che ti è stato sempre fedele, se è il tuo caso, altrimenti è qualcuno che andando, essendo fedele a se stesso vuole conquistarti, vuole riconquistarti, ok? Mamma ragazze, che bomba, che bombetta. Ecco, allora ragazze mie, io mo vi metto, tu stai riprendendo? Sì, vi metto adesso un'altra di queste carte qua. Di cosa parla ancora questa rivelazione d'amore a questo punto? Un dono, ragazze, qua c'è un regalo, un dono. Ancora, di cosa parla questa rivelazione d'amore? Questo spingersi al limite. Qua c'è un dono che vi viene fatto, di un dono. Di cosa parla questa rivelazione? Turbamento, questo è turbato. Allora ti viene fatto un dono sul turbamento. Allora che vuol dire questa cosa? Questo è molto turbato. E qua c'è un dono che viene fatto e la paura se tu lo accetti o meno, anche se è il vostro caso. Ancora, di cosa parla questo cavaliere di coppe, questa rivelazione? Di nuovo un paggio, una lettera, una telefonata, un qualcosa che arriva. E datemi un'altra carta per favore su questa lettera. Nobiltà. Per alcune di voi, con questo 3 di denari, si va a ricostruire qualcosa che è stato in sospeso, per cui c'è stato molto affanno, ok? Per altre invece questa notizia ha a che fare con qualcosa di nobile, con un dono, cioè riceverete qualcosa di importante rispetto a qualcosa che è stato falso nella vostra vita. Può essere con una persona, con una situazione, mi spiego? Ok, andiamo a vedere ancora questa rivelazione che ti arriva, di cosa ci parla. L'osso cavo, ricettività, di qualcosa che tu già sai. L'osso cavo è qualcosa proprio della ricettività. Tu sei ricettiva o ricettivo. Tu già hai un presentimento di qualche cosa con l'osso cavo e ti chiede questa carta qui dell'osso cavo, sì, proprio come non frenare quello che ti arriva, lasciati attraversare dal flusso della vita. Tu già percepisci ricettività qualche cosa e ti viene chiesta come carta anche suggerimento per implementare e potenziare questa stesa. Lasciati fluire con la vita, attraversa tutto ciò che ti arriva perché stai andando da un mondo grigio a un mondo a colori, manifestando la tua autenticità.
ok? Quindi ragazzi miei è una rivelazione pazzesca, qua si toglie il falso e qua per alcune c'è anche la rivelazione che qualcuno è geloso pazzo, ok? Che perché ha paura che tu abbia anche altre persone, ok? Fatemi mettere un'altra carta di queste. Ancora un'altra carta su questa rivelazione, eccola. Ragazzi, asso di coppe di nuovo. Questo è un invito a cena, qualche cosa, è una cosa d'amore, ragazzi, è fortissima. È una anche laddove voi avete un amore importante, c'è la riconciliazione, è proprio il festeggiamento di questo amore. Abbondanza, felicità, famiglia. Asso di denari qua sotto, perfezione, felicità, trionfo. Io voglio sapere ancora di più. Datemi un'altra carta a questo asso di coppe, per favore. Questo nuovo amore o questo ricucire, se avete una persona specifica, che parliamo di fiamme, di anima gemella. Se parliamo di karmiche, no, è chiaro perché c'è la carta del vuoto. Allora, vediamo, fatto sta che vi capita questo. Mantenetevi aperte al nuovo, al di là se una persona... Sì, la giustizia. Alcuni di voi dovevano separarsi, qualcuno doveva separarsi, doveva chiudere una relazione ufficiale per iniziare con voi, o voi dovevate chiudere, ok? Soluzione di un processo. Ancora parlatemi di questa asso di coppe, di questa giustizia, per favore, di questa rivelazione. Re di bastoni, sì, questo è uno che proprio sta forte, che agisce in conformità di quello che sta sentendo, sì. La cosa più giusta è dare opportunità alla vostra relazione. Un'altra carta su questo asso di coppe, la giustizia, re di bastoni. Re di spade, qua se c'erano due persone, ragazze mie, si doveva mettere la giustizia in mezzo alle due cose, ok? Cioè l'equilibrio tra queste due cose. Qua c'è qualcuno, re di bastoni con la porta del fuoco, che è proprio il segno di fuoco, che arriva dirompente. Il re di spade può essere la stessa energia della stessa persona, che è un personaggio influente, dice qua, o comunque sia, dà le sue direttive con forza, con coraggio, con determinazione e con passione. E anche uno molto geloso, ce lo ribadisce il 5 di bastoni qua sotto. Grazie mie. Allora, il mio consiglio che emerge dalle carte, buttatevi in questa cosa di passione dentro voi stesse per manifestarla anche fuori, ok? Vediamo un po' come ti vede questa persona in questa rivelazione, le potenzialità. Ti vede come un portento, le potenzialità, che hai tutto il potenziale per poter avere questa relazione con questa persona, e ti vede anche come un esempio. Come un esempio, ti vede fortissima, sei uscita come imperatrice. Ancora, come ti vede questa persona? La rinascita, ragazze mie, Iside. Ti vede come colei che è rinata dalle sue ceneri, come un'araba fenice, e come colei che l'ha fatto rinascere. Ok? Quindi ci sarà, anche se non parliamo di una persona specifica, ragazze, quello che vi sta per accadere ha a che fare con qualcosa che fa spazio dentro di voi, verso la vostra nuova vita. Vi viene richiesto di lanciarvi nella vostra autenticità, di farvi sentire proprio la passione cristica che arde dentro di voi, di far emergere tutte le vostre potenzialità, perché questa porta a suggellare la vostra rinascita, d'accordo? Un'altra carta sulla persona come ti vede. Ragazze, di nuovo un nuovo inizio qua c'è qualche cosa di nuovo potentissimo che sta arrivando mo', perché qua c'è spingersi al limite. Un nuovo inizio, ti vede come il suo nuovo inizio, ok? Se parliamo di una persona, se parliamo di altro, ragazze mie, qua tu stai rinascendo alla tua nuova te, col tuo potere, le tue potenzialità, verso il nuovo inizio maestoso della tua vita, seguendo i tuoi ideali, senza niente che ti fermi più. Wow, ragazze, che viaggio mi fate fare, è meraviglioso, ragazze mie, quindi complimenti alle mie ragazze della Stella Verde, ai miei ragazzi. Io, ragazze mie, spero di esservi stata di supporto, vi abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il sole viola. Lo mettiamo qua, si vede così? Sì. Allora, partiamo dall'oracolo di Sefirion, andiamo a vedere qual è il potenziale della tua rivelazione che stai per ricevere, ok? A breve, a secondo i tempi di assunzione. Vediamo di che natura è il potenziale di questa rivelazione. Allora, mettiamo le carte qua. Vediamo per le mie ragazze e i miei ragazzi del sole viola, qual è il potenziale di questa rivelazione? Che rivelazione stanno per ricevere? Da chi? Da cosa? Qual è anche dall'universo stesso attraverso le persone, le circostanze? Vediamo un po' come si sviluppa questa rivelazione. Allora, vediamo.
Il salto nell'ignoto, ragazzi. Passaggio tra due mondi. Coraggio, non voltarti, guarda avanti. Ragazzi, qua vi arriva una spinta ad andare nel... Sapete, Alice nel Paese delle Meraviglie mi sta avendo, quando cade lì nel fosso sotto l'albero e c'è il Paese delle Meraviglie dove lei poi esce come l'eroina del Paese delle Meraviglie. Quindi è il salto nell'ignoto, quindi il potenziale della rivelazione che stai per ricevere ti farà fare il salto di fede da un mondo all'altro. Ti farà avere il coraggio di non voltarti più indietro e di guardare avanti. Ti farà avere l'avvenuta integrazione dei tuoi assunti di potere volti a manifestare il tuo cuore vero. Coraggio viene dal latino cor cordis, che significa avere cuore. Io manifesto i miei veri ideali, i miei veri intenti. Tutto ciò che ha a che fare con questa rivelazione ti porterà a fare un salto di fede in qualcosa che non conosco, non lo so, ma so che devo andare là, perché è talmente forte il mio spirito che mi guida là, che mi farà fare l'avvenuto riconoscimento del mio potere, un salto ti fa fare di fede. Wow, già. Pure l'altra stesa non è che... una bomba! Ok, adesso andiamo a vedere quali altre carte avevo messo prima. Allora voglio vedere adesso la porta che si apre con questo salto, che ti fa passare da un mondo all'altro, cioè dal mondo del vecchio sé, i vecchi assunti depotenzianti, della realtà di penuria, della realtà, cose che spiego fino allo sfinimento. Invito a guardare tutti i miei video, risvegliare la coscienza su quella playlist e sulla playlist nuova l'arte del vivere, per capire che noi stiamo andando a riformattare il tutto, stiamo riscrivendo la storia. Il salto di fede che viene fatto nel riconoscimento del proprio potere, e gli inneschi esterni, persone e circostanze che ci danno in questo caso una rivelazione, ci portano a destrutturare il vecchio sé e a suggellare il nuovo. Ok? Vediamo quale porta si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi del sole viola, con questo salto nel buio, salto nell'ignoto. Vediamo un po'. Comunque ragazzi, mi sta arrivando questa cosa forte per alcuni di voi. Vedetevi il film Alice in Wonderland, quello con Johnny Depp, ok? Oltre al cartone animato che lo conoscerete benissimo, Alice nel Paese delle Meraviglie, siccome ho trovato degli spunti importanti, che io l'ho visto non tanto tempo fa, Alice in Wonderland, quello di Johnny Depp, parla proprio del mondo astrale quando Alice entra all'interno del burrone, cioè quella realtà del mondo delle meraviglie è il mondo astrale. Vi invito a guardare quel film. Ok, vediamo. È il coraggio di Alice di manifestare il suo potere, va bene? Ok, vediamo un po'. Quale porta si apre? Hermes, ragazze, comunicazioni a go-go. La porta di Hermes, comunicazioni a go-go. Guarda, vi leggo questa carta così capiamo di che cosa si tratta. 21. La porta che si apre è una porta che è comunicativa. Parole chiave, notizie importanti in arrivo, documenti, comunicazioni ufficiali, messaggi attesi, viaggi. Questa carta annuncia l'arrivo imminente di importanti notizie o di informazioni attese dal consultante. Si tratta di notizie che hanno attinenza con la domanda posta e che sono rilevanti per te. Se avevi una situazione specifica, quella ti arriva, ok? A fare un salto nel buio, non so come va, ma so che lo devo fare. Devo avere coraggio di affrontare questa cosa, ok? Noi soprattutto abbiamo coraggio, ragazze mie, abbiamo paura di affrontare ciò che veramente vogliamo. Dietro la paura c'è il desiderio, ok? Allora, la carta indica anche documenti o comunicazioni di natura ufficiale. Quando riguarda il lavoro o un particolare progetto a cui ci stiamo dedicando, questa carta può significare che stiamo per ricevere la risposta che vogliamo, un contratto o una conferma. Quando riguarda l'amore, la carta ci dice che presto avremo notizie della persona che ci interessa. Mentre se il quesito riguarda una coppia già formata, questa carta significa l'arrivo di una notizia importante per entrambi i partner o che comunque avrà un'influenza sulla coppia.
Questa carta indica inoltre degli spostamenti, cambiamenti importanti, dei viaggi o contatti con persone lontane. Quindi ragazzi, anche se si tratta che voi dovete fare un lavoro all'estero o in un'altra città o un'altra regione, avete un po' paura, vi viene richiesto di fare qualche cosa, fatela. Guardare avanti, fallo. Ok? Questa comunicazione vi arriva. Ok. Adesso andiamo a vedere come stiamo vibrando, vediamo che andiamo a proiettare all'esterno, così andiamo ancora di più a elaborare tutto. Allora, questa rivelazione di cosa parla? Che avranno le mie ragazze e i miei ragazzi, come stanno vibrando le mie ragazze, come vibriamo, cosa andiamo a proiettare, perché? Vediamo. Allora, come stiamo vibrando? Cosa andiamo a proiettare con queste notizie qua? Perché? Vediamo come stiamo vibrando. Un bivio, vedi? Guardate come si parlano poi, eh? Qua dice il salto e l'ignoto passaggio tra due mondi. Qua il bivio, un mondo e un altro. Coraggio, non voltarti indietro. E sapete di che parla questa carta del bivio? Che tu sei arrivato a un punto di svolta. Se torni indietro, ripeti un copione. Se vai avanti sull'altra strada, non sai dove stai andando, ma sai che è la strada giusta. In fondo tu lo sai. Sei arrivato a un bivio, stai vibrando con questo bivio, numero 13, anche corrispondente all'arcano della morte, della trasformazione, no? Quindi stiamo vibrando alto, ti arriverà dall'esterno qualcosa, comunicazioni che ti fanno cambiare rotta. Laddove tu puoi avere un po' di resistenza, un po' di paura, tu vai dritta, vai dritta. Allora ti do un'affermazione per questa situazione qua, laddove ti arrivano notizie importanti, qualcosa che ha a che fare, tu sai che cos'è, mi spiego, dobbiamo adattarla ragazze. Io ti do... E ragazzi, adesso un'affermazione funzionale a questo. Allora, per dissipare ogni dubbio. Allora, dici questa cosa. Poiché io sono un tutt'uno con lo spirito onnipotente, io sono tutt'uno con il mio bene, perché lo spirito è il mio bene immediatamente attivo. Ok? Oltre a questa affermazione, quando devi prendere una decisione proprio imminente, tu mi fai questa affermazione qua. Io sono sempre sotto ispirazione divina, prendo sempre le decisioni giuste e in fretta. Ok? Ok. Vediamo cosa andiamo a proiettare all'esterno. Al mare andiamo a proiettare circostanze che hanno a che fare con la nostra interiorità, con la nostra emotività. Allora tu ti devi lasciare scorrere, devi seguire il flusso di quello che ti sta arrivando, ti dice all'esterno, ok? Perché sei tu che devi agire adesso, cioè... Allora, o che ti arrivi qualcosa all'esterno, o che ti spiego qual è il senso di questa combinazione di carte con queste qua. Qua sei tu che devi assumere adesso, in questo istante, ciò che vuoi, ciò che è per il tuo massimo bene supremo. Laddove hai paura è là che devi andare, ok? Questa è una direttiva che mi dava sempre il mio maestro. Quando hai paura, mi diceva Francesca, è là che devi andare. Quello devi fare. E nel momento in cui tu hai il coraggio di affrontare una situazione, non ci sarà più alcuna situazione da affrontare, perché viene dissipata la paura, ok? Quindi siccome la carta al mare mi parla di qualcosa che ha a che fare con una tua proiezione della tua emotività, situazioni specifiche, persone, lavoro, eccetera, che mi parlano proprio che tu devi dare una direttiva al tuo interno affinché le acque vadano secondo la tua direttiva. Questo al mare, il consiglio di questa carta per ciò che vai a proiettare è di seguire il flusso, perché ti arriveranno intuizioni funzionali a quello che devi fare. Una rivelazione, la tua rivelazione ha a che fare con una tua decisione. Allora, questa decisione può essere innescata dall'esterno con messaggi importanti, cose che ti arrivano, che ti fanno prendere una decisione, ha a che fare anche con uno spostamento, devi spostarti al mare magari, oppure vai al mare e trovi l'intuizione, la soluzione, arrivi al mare, vai da questa parte al mare,
se è il vostro caso specifico, magari state andando in vacanza al mare o state andando in viaggio per lavoro al mare, lì vi arriveranno delle notizie, qualcosa che ha a che fare con qualcosa che voi avete chiesto, e lì ti farà prendere, ti fa uscire dalla zona comfort questa situazione per andare a fare il salto nell'ignoto, avere coraggio di andare avanti. Questa carta qui della mare, della proiezione tua esterna, è segui come proiezione, no, esterna le tue emozioni, non la tua mente. Segui le tue emozioni, ok? Vediamo perché. Sì, qua abbiamo la carta di orfani, significa che siamo giunti a un punto limite. Questa rivelazione ha a che fare con il tuo salto di coscienza epocale, ha a che fare con qualcosa che tu aspetti e che è una sfida per te questa cosa. È una sfida perché la carta orfani, che è un perché tra interno ed esterno, ti dice che adesso, in questo esatto momento, tu hai abbandonato le tue vecchie strutture e verrai messa davanti a delle prove che hanno a che fare con quanto ci credi in questo tuo nuovo sé. Mettilo in pratica. Ok? Io sono coraggiosa. Io sono unica. Io ho un lavoro meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso. Io offro un servizio meraviglioso per un compenso meraviglioso, laddove noi stiamo cercando quel lavoro lì, anche se non l'abbiamo. Io sono amore, io sono amata, ammirata da tutti. Se parliamo dell'amore, ragazze mie, qua ti viene chiesto il salto di fede nella tua autocoscienza di essere amata da tutti, ma soprattutto da te stessa. Perché questa carta orfani ci parla, è l'esterno qua, il perché tra interno ed esterno, diciamo che è un succo, di una tua elaborazione del tuo vecchio sé, del fatto che hai subito un abbandono, hai subito una perdita, hai tutte queste cose qui che ti sono state d'aiuto per innescare il tuo salto quantico, ok? Perché sta qua. Quindi le tue emozioni adesso devi seguire, che ti daranno la giusta via per avere quella notizia che tu tanto aspetti, ma tutto dipende dalla tua scelta di essere quello che vuoi essere. Il figlio concepitore e concepito, come ho parlato nel mio ultimo video sull'arte del vivere, un nuovo figlio che attinge a suo padre. Cioè, anziché io sentirmi non meritevole d'amore, io merito amore, io sono amore. Ok? Ok, qua tante sono le questioni, ragazzi miei. Andiamo a vedere adesso, facciamoci la stesa, però è una rivelazione che ti porta da un mondo all'altro, che ha a che fare con il riconoscimento del tuo potere. Qua per esempio se parliamo di una persona specifica, ragazzi miei, tu stai assumendo, o se parliamo di un amore, qua tu devi assumere di voler essere la versione migliore di te stessa, affinché dall'altra parte, con la carta al mare che sono le emozioni, venga recepita la tua nuova versione di te stessa, anche se non conosci questa persona, ok? E con la carta orfani, che come carta evolutiva ci dice: adesso tu non appartieni più al tuo vecchio sé, comprese le persone e le circostanze del passato. Di conseguenza l'amore che vai a proiettare all'esterno, sia che tu conosca una persona, sia che tu non la conosca ancora questa persona, è un amore nuovo che dipende dal tuo nuovo assunto. Facendo questo ricevi la notizia che aspettavi. Ok? Wow, ok, andiamoci a fare la stesa, mettiamo qua, vediamo la rivelazione ancora nel dettaglio per le mie ragazze e i miei ragazzi del sole viola. Andiamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi del sole viola. Di cosa parla ancora questa rivelazione? Vediamo. Allora, da dove partiamo? Energia che volge al nostro positivo, al nostro favore. Eventuale blocco che ci apprestiamo a superare con questa rivelazione. Passato, futuro, passato, futuro, energia che chiude. Vediamo qual è un po' il succo di tutto. Un riassunto, l'amante. Pure nell'altra stesa c'era l'amante, ragazze mie. Allora io vi dico una cosa, questa carta amante è un 5 di denari,
che bisogna avere un po' tutte le accezioni del 5 di denari. In questa accezione è l'amante, no? Quindi questo è il succo di tutto. O voi vi siete stancate di essere l'amante di qualcuno, questo è il succo di tutto. Il 5 denari ci parla anche della sensazione di non essere meritevoli di qualcosa, della perdita, ok? Quindi si fa un salto in avanti nell'ignoto, quindi il bivio, basta sentirsi abbandonate da sole perché io sono il potere, io sono la grande potenza, io ho proiettato tutto fino a questo momento, non voglio più briciole, di conseguenza io voglio l'intero panetto. Cioè, io sono unica, io sono irripetibile, va bene? Ok, questo è il succo di tutto e adesso andiamo a vedere come si sviluppa questa rivelazione, ti fa fare un cambio radicale. Allora, da dove partiamo? Ragazzi, qua abbiamo un re di coppe e già se pensiamo a un uomo, questo è innamorato. Allora, il re di coppe, generosità, sapere, questo è il re di coppe. Allora, se parliamo di un uomo, qua abbiamo la figura di un uomo che è stabile emotivamente. Per te che stai guardando, se questo è il vostro caso specifico, quindi è una persona che probabilmente ha dato già un abbandono a circostanze altre da voi se eravate l'amante, oppure una persona che si è stancata di stare, come anche te, all'oscuro, oppure avere qualcosa di più importante, di avere il coraggio di saltare nell'ignoto o in una relazione seria, perché il re di coppe ci parla di colui che prende una decisione in conformità della propria emotività. Che cos'è la propria emotività in questo caso? È una persona, il re di coppe, come ci insegna appunto il simbolo del re di coppe, che rimane stabile e fedele, e la fedeltà e la stabilità a livello emotivo è testata, viene proprio testata dalle difficoltà che ci sono potute essere, cioè rimane sempre stabile, ok? Ok, tutto gravita intorno a questo. Ok, vediamo a nostro favore che cosa c'è. Perfezionamento a 3 di denari, la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. Ok, quindi ragazze mie, questa è una rivelazione, eh? La voglia di costruire qualcosa di importante. Qua ragazzi miei, se parliamo del lavoro, da che vi siete sentite escluse da qualche cosa, voi avete i vostri ideali, eh? Il bivio significa seguiamo i vostri ideali, il re di coppe è colui che segue i suoi ideali e incontra le persone giuste per condividerli, per portare avanti un progetto, per qualcosa, mi spiego? Ok, vediamo che cosa ci apprestiamo a superare. Il giudizio, wow! Ragazze, qua c'è la chiamata divina. Ci apprestiamo a superare la decisione o di un ritorno, di qualcuno che ritorna, oppure ci apprestiamo a superare, come giudizio carta di blocco, che ci apprestiamo a superare il rinnovamento. Ok? Il rinnovamento, laddove si è sentita una chiamata divina, ci si è rifiutati di adempiere a tale chiamata. Cosa vuol dire rifiutarsi di adempiere? Non voler cambiare, non voler fare il salto nell'ignoto. Se noi abbiamo proiettato una persona che non voleva fare il salto nell'ignoto, che non voleva rinnovare, che non voleva fare qualcosa in più, è perché noi stavamo in quello stato lì. La legge dello specchio, ok? Legge di risonanza, l'assunzione che avevamo fatto. Quindi qua ti viene chiesto, ribadisco, che tu assumi quello che vuoi con una persona specifica o nell'amore. Cioè io manifesto la versione migliore di me stessa, io sono la versione migliore di me stessa. Quindi qua, se parliamo di una persona specifica, si appresta a prendere la decisione, quindi il blocco, a superare affinché si abbia il perfezionamento, la collaborazione, trovare dei compromessi funzionali, a mandare avanti qualcosa di importante. Vediamo che è successo qua. Giardino bene, un 8 di coppe. No, questo è un 8 di bastoni, eh. Ci sono state delle comunicazioni. Ah, ok ragazze, e qua c'è un upgrade di una relazione. Se voi aspettavate un passo avanti di qualcuno, ok, o avete avuto già questa notizia che una persona nel recente passato e quindi voi vi apprestate adesso a prendere una decisione, come anche questa persona, la notizia è che questa persona o tu volevi ricostruire il rapporto, ok? Dopo tanto tempo è passato tanto tempo, questo nel recente passato, ho portato la persona, dalle comunicazioni che ci sono state tra di voi, a ricucire il rapporto, laddove c'è una crisi, a ricucirla questa crisi, ok? E presto potrete avere, se non l'avete già avuto, notizie in merito a questo, ok? Ok. Dovete assumerlo voi, perché siete uscite voi come prima carta il bivio, ragazze, e ragazzi, assumete voi questo, da che vi sentivate escluse, dovete assumere voi il perfezionamento all'interno di voi col vostro io sono in una relazione meravigliosa e stabile con X, ok. Ora, perché la proiezione da voi al mare è una persona qua emozioni, re di coppe, ok? Quindi qua mi sta dicendo che questa persona è ricettiva totalmente,
Ok, che è successo qua? Vediamo che succede qua. 4 di coppe, forza, come chiude? Riuscita, sì, 3 di coppe. Qua c'è la piena riuscita dell'avanzamento di una situazione che era stagnante, che era in blocco o che era insoddisfacente, ok? Allora qua abbiamo vari scenari, perché abbiamo una noia, anche la tua, poteva essere di questa persona, da cui, allora, o voi avete aspettato tanto questa persona, vi siete stancate così, ok, qua riceverete una notizia importante che vi porta a un cambio radicale di questa persona, oppure qua abbiamo la forza, cioè l'energia forte che va incontro alla riuscita, il coraggio, ragazzi miei, il leone, la forza e il coraggio. Qua viene chiesto coraggio, cor cordis, agire di cuore. Quindi che vuol dire questa cosa? Tu che agisci secondo i tuoi massimi ideali e di proiezione, qualcuno che agisce in conformità di non perdere più alcuna occasione per celebrare e riuscire con te. Riuscita, 3 di coppe. Va bene? Ora, questo proprio per quanto riguarda l'amore. Quindi ragazze mie, qua, da che alcune di voi potevano essere l'amante, eccetera, l'insoddisfazione per questo, che qua c'è la presa di coscienza di fare un salto evolutivo, anche il 3 di coppe, la celebrazione all'aperto, alla scena, all'uscita fuori, all'uscita allo scoperto della situazione, prendere questa decisione che era il blocco prima, ok? Rinnovare la situazione, se è il vostro caso. In qualsiasi caso, ragazzi miei, si prende l'autostima giusta per andare incontro a una celebrazione, la riuscita di qualcosa che ha a che fare con una mancanza di autostima in precedenza che avete proiettato voi su circostanze e persone per farvi fare il viaggio introspettivo dentro voi stesse, per arrivare a manifestare i vostri ideali. Ora, qua ragazzi miei c'è anche una persona che, sì, qua prende la decisione di scegliere una soltanto. Se c'erano altre persone coinvolte, sì, si prende questa decisione qui. Fatemi capire ancora qua. Ragazzi, adesso vi dico una cosa nel lavoro. Aspetta, adesso chiediamo con queste, ma vi dico una cosa nel lavoro, perché qua si prende la decisione, qua vi arrivano delle notizie. Delle notizie che tu prenderai in modo coraggioso da affrontare questa cosa per andare incontro alla riuscita di un tuo progetto. Ok? Si prenderà questa decisione. Ok. E troverai anche le persone che collaborano con te in questo. Qua anche la decisione, la chiamata a giudizio, no? Che si sblocca perché sei tu che assumi quello che vuoi. E la noia di cosa ci parla? Sì, qua c'è una mancanza di comunicazione che può esserci da un momento all'altro. Ok, con Hermes, con il paggio di spade. Asso di coppe, per un nuovo inizio. Oppure qualcuno che ha aspettato prima di comunicare proprio perché, qua si trova il coraggio di farlo, proprio perché doveva prima vedere le cose, sistemare altre cose. E anche non fidarsi delle circostanze esterne, vari scenari. La forza di cosa ci parla? Ragazzi, qua c'è l'imperatrice. La forza di manifestare tutto il potenziale o di una relazione, o la forza di manifestare te stessa in un progetto, la forza di qualcuno di andare incontro al vero amore, la crescita esponenziale di qualcosa, con grande forza, con grandi virtù e coraggio, cor cordis, la necessità di manifestare proprio gli ideali del cuore, il proprio cuore, anche l'amore verso qualcuno. Coraggio di manifestare questo, da che era una persona annoiata, se stiamo manifestando un amore a una persona specifica, con tante scelte a disposizione, questa persona va incontro al vero amore, perché qua lo vediamo innamorato, Sì, sì, qua abbiamo il Papa, la scelta, quindi ecco a che cosa equivale, anche una relazione molto seria che ha a che fare proprio con il Papa, perché si è integrati la lezione spirituale inerente al Papa, anche suggellato nuove credenze, tu che stai guardando dentro di te hai suggellato il tuo io sono, se parliamo di una persona specifica questo è innamorato e vuole celebrare la piena riuscita con te di questa relazione. Quindi questa riuscita di cosa ci parla? Riuscita di tutti i comportamenti ingannevoli, 7 di spade,
riuscita di tutti i comportamenti in cui si è scappati davanti a questo grande amore, se parliamo d'amore, o anche comportamenti disonesti, cioè comportamenti disonesti che hanno portato a degli squilibri, va bene? Quindi abbiamo il fondo mazzo, la stella. Una persona anche che è scappata da realizzare un sogno, perché si ha più paura a realizzare un sogno che a vivere nella mediocrità, Anche questo è. Fatemi mettere queste carte qua adesso. Tu stai prendendo? Sì. Mi dite di cosa parla questa rivelazione alle mie ragazze ancora? Di cosa parla questa rivelazione, questo Hermes, questa riuscita? Ladro, disonesto, azzardo. Qua, anche qua, pure nell'altra stesa, molto simili. Scoprite qualcosa che ha a che fare con qualcuno che si è comportato in modo disonesto e quindi a vostro vantaggio vi viene chiesto di fare una scelta, di andare incontro a qualcosa che non conoscete, di sfidare le vostre vecchie credenze, perché appena fate il nuovo io sono, andate incontro al perfezionamento e alla riuscita. Ancora, di cosa ci parla questa scoperta che fanno, questa rivelazione le mie ragazze e i miei ragazzi? Regali, proposta di affari. Voi qua praticamente, ragazze, vedete ciò che è giusto per voi, ciò che non è giusto per voi. Una rivelazione vi porta a fare proprio un salto di fede. Regali, proposta di affari anche. Qua avete il coraggio di andare incontro a una proposta importante, che si tratti d'amore, che si tratti di lavoro. Notizie, ok? Qua la parola chiave è coraggio. Ancora, di cosa parla questa rivelazione? Pensieri, ispirazione. Questo pensiero ispirazione qua, messo in questa situazione, ci parla o di qualcuno che ha pensato tanto, si è lasciato ispirare anche dalla verità del suo cuore, qua abbiamo un'imperatrice, e quindi rispetto a qualcosa che può aver fatto di disonesto, o sono i tuoi pensieri da cui ti lasci ispirare dal tuo coraggio piuttosto che dalla mente, ok? Sì, perché qua di un nuovo inizio, ci sono i bambini. Di cosa mi parla questo 3 di coppe, questa riuscita? Questo 3 di coppe, non 2000 carte, ragazzi, è uscita carta vedovo. Vedovo. Vabbè, vediamo. Sì, ragazzi, qua c'è la carta migliore del mazzo, 7 di fiori, fortuna e abbondanza, qualsiasi siano le vostre circostanze, amore o lavoro, la vostra rivelazione va a vostro favore con la fortuna e l'abbondanza di notizie che aspettate. Queste notizie vi arrivano attraverso delle persone, delle circostanze che vi portano a fare il salto nell'ignoto, il passaggio tra due mondi, cioè coraggio, guarda avanti. Una persona che guarda avanti e quindi da che era indecisa decide e fa una scelta nei tuoi confronti, o tu fai una scelta per la tua vita e questa scelta nell'avere cuore, coraggio, cor cordis ti porta ad avere tutta la fortuna e l'abbondanza che meriti. Ricordiamo che qua c'è un'imperatrice con la forza, ok? Ok, ragazze, qua è molto chiaro, la rivelazione ha a che fare proprio con il tuo io sono, va bene? Ora ci mettiamo queste carte qua. Parlando d'amore, mi sono cadute. Parlando d'amore, io voglio sapere adesso la rivelazione per le mie ragazze e i miei ragazzi. Parlando d'amore, eccola, si è girata. Qua abbiamo la morte, la trasformazione. Parlando d'amore, o tu ti sei trasformata, e certamente è così, ricevi notizie importanti riguardanti una tua persona specifica, o qua parlando d'amore tu avrai proprio una relazione nuova anche con la stessa persona, trasformata però, ok? Oppure, ragazze mie, qua alcune di voi chiudono completamente una relazione e vanno verso la celebrazione della vita con forza e coraggio, ed è lì che incontreranno la persona nuova, perché vieni premiata dal fatto di aver abbandonato il tuo attaccamento magari a una situazione karmica e a lanciarti nell'ignoto, ok? A celebrare la vita, perché il 3 di coppe è anche la celebrazione, no? La celebrazione, la riuscita di avere tante persone attorno e riuscire a vederle piuttosto, ok? La fortuna e l'abbondanza inerente a questo. Quindi la morte ancora in amore, di cosa ci parla ancora questa riuscita, questa abbondanza? In amore di cosa ci parla questa riuscita, questa abbondanza? Giudizio, e quindi qua viene superato, viene presa la decisione. Qua o una persona specifica o l'amore, ci si trasforma con la morte, una piena trasformazione che porta a prendere una decisione, ok? Nell'amore, quindi anche il giudizio è anche un ritorno per alcune, ma per molte è nuova la cosa, ragazze mie.
in amore per le mie ragazze, vediamo. 2 di coppe, non chiedo altro. La stesa ha parlato. Ragazze, qua c'è il Papa, unione, matrimonio, relazione. Ragazze mie, allora qua, se stiamo manifestando una persona specifica, questa prende la decisione di arrivare a questa notizia importante, anche tu. Quindi quest'orfano di sentirsi solo senza di te, a livello emotivo questa persona lo sente, abbiamo un re di coppe e qua, ricordiamo, avviene una trasformazione che porta alla decisione dell'amore, del legame che prova con te. Quindi dai comportamenti fuorvianti, da che è scappato da questa unione, eccetera, non ne può fare a meno, parlando d'amore. Lo stesso se tu hai a che fare con una persona nuova, ragazze mie, perché qua c'è un 3 di coppe, è possibile che la incontriate anche tra un gruppo di amici, iniziate proprio a vedere, risentite la chiamata divina, il giudizio che va a integrare i vostri nuovi assunti e a eliminare il vecchio sé, perché era il blocco. Quindi voi all'interno anche di un gruppo di amici, quando uscite, incontrate delle persone che hanno a che fare proprio con la vostra decisione di guardare avanti a un nuovo amore. Adesso lo incontrate, ok? Da che vi sentivate o sempre escluse o degli amanti e volevate qualcosa di più. Dovete adattarla, ragazze mie, alle vostre circostanze. Fatto sta che è una rivelazione che va a favore del vostro coraggio, ok? Ora andiamo a vedere per l'amore come ti vede una persona specifica, o comunque sia come ti vedrà quella che arriva. L'inesperienza. Devi lanciarti come si lancerà in questa persona in qualcosa che non avete mai sperimentato nessuno dei due. Qua parliamo d'amore, non avete mai sperimentato perché vi apprestate a superare il giudizio. È una cosa nuova, è un amore nuovo, rinnovato, se è il caso con una persona specifica, ma è qualcosa che ha a che fare con qualcosa di tutto nuovo, di aprirvi alla collaborazione e celebrare la vita. Ok? Per questa persona siete qualcosa di veramente nuovo, anche se la conoscete. Ancora, cosa siete per questa persona? L'acqua, siete colei che rigenera le sue ferite. L'acqua è un segno d'acqua, anche qui come il re di coppe l'abbiamo qua. Siete anche colei o colui che ha rigenerato le sue ferite, ma siete anche voi colei o colui che avete rigenerato voi stesse. Avevamo la temperanza qua, ricordiamolo. Ok, ancora cosa siete per questa persona? Il confine, Ecate, di nuovo la morte. Un salto di fede, ragazze mie, nel buio, che non è il buio, è l'ignoto, cioè è il cuore, cor cordis, va bene? Qualcosa che non avete sperimentato né uno né l'altra e vi apprestate a fare qualcosa di del tutto nuovo. Lo potete fare perché avete integrato dei doni spirituali che vi permettono di affermare il vostro io sono. Ok? Fatto sta che il comune denominatore di tutta questa stesa, tu stai prendendo? Sì. Il comune denominatore di tutta questa stesa ci parla della rigenerazione delle vostre acque proprio interne, a proiettare fuori qualcosa di importante che aspettavate da tempo in tutti gli ambiti e a usare il vostro coraggio laddove c'era qualche situazione che vi spaventava, andare oltre senza guardarvi indietro, sia che si tratti di un lavoro, di una persona specifica, non ripetere vecchi copioni, mi raccomando non ripetere vecchi copioni perché il giudizio che sono i vecchi copioni mi stava a blocco, quello che ci apprestiamo a superare, ossia le vostre vecchie attitudini inerenti al vostro vecchio sé. Quindi assumete, affermate chi volete essere, come volete essere, lo andate a proiettare all'esterno, perché all'esterno di voi abbiamo una carta completamente ricettiva, ossia l'esterno prefigurerà le vostre assunzioni. Ok? Wow, ragazze mie, quindi una rivelazione pazzesca che ha a che fare con la vostra linea di confine. Il confine del vecchio sé è finito, spacciato. Quindi, ragazze mie, veramente un grande in bocca al lupo perché siete meravigliose. Manifestiamo la versione migliore di noi stesse. Quindi, ragazze mie, io spero di esservi stata di supporto, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e, come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il cuore giallo. Si vede? Così, ok. Lo mettiamo qua e andiamo a vedere adesso qual è l'energia del potenziale di questa rivelazione che stai per ricevere. Allora, andiamo con i Sefirion. Qual è l'energia, il potenziale di questa rivelazione che stai per ricevere? Di cosa si tratta questa rivelazione? A cosa porta o cosa comporta questa rivelazione? Per il tuo massimo bene. Vediamo. Allora, qua e vediamo prima di tutto che cosa ci dicono i Sefirion, l'Angelion. Allora, vediamo.
Presenza, gratitudine nel qui e ora, un passo alla volta. Allora questa rivelazione ti porterà ad essere grata di quello che stai facendo fino a questo momento. Questa rivelazione che stai per avere ti porterà a suggellare la presenza dentro di te, gratitudine nel qui e ora, ad avere una gratitudine pazzesca per come stai vivendo nel qui ed ora, tanto da capire che tutto è un passo alla volta. Ossia, che vuol dire, come vi spiego sempre ragazze mie, vivete come se fossero gli ultimi istanti della vostra vita e imparate come se doveste vivere per sempre, perché questa è la realtà, quindi è una delle leggi, quindi un passo alla volta, tu sei qui. Tu stai facendo luce in tutta l'oscurità e quindi questa rivelazione ti porterà ad avere un faro, ad essere un faro per te stessa e per gli altri, a provare gratitudine. Quindi io sono grata è l'affermazione per te adesso. Io sono grata. Io sono la grande potenza, io sono magnifica, io sono magnifico. Una gioia meravigliosa sta avvenendo a me ora e questa gioia rimane per sempre. Questa è una rivelazione che ti porterà ad essere grata del lavoro che stai facendo su te stessa. Meraviglioso. Ok, andiamo a vedere quale porta apre questa rivelazione in tutti gli ambiti, amore, lavoro, circostanze specifiche, altro, ok. Allora, un passo alla volta, ragazzi miei, questa frase un passo alla volta è come se continuo a praticare la magia consapevole, ok? Ok. Le cose grosse arrivano nel momento in cui tu sei pronta. Tutto ciò che ti appartiene per diritto divino è tuo. Devi rivendicare ciò che ti appartiene per diritto divino. Quando hai un dubbio, quando hai paura, quando hai resistenza, affida ogni preoccupazione al Padre. Io, Padre, affido a te ogni preoccupazione rispetto a questa situazione. Basta. Io sono benedetta. Basta. Ok, allora, adesso andiamo a vedere sempre questa rivelazione che porta ci apre. Questa rivelazione che porta ci apre. Per i miei ragazzi del cuore giallo. Segreti rivelati, la porta del tempio. Quindi la porta del tempio, segreti rivelati, anche il segreto stesso, The Secret mi viene in mente, no? Il segreto che tu hai il potere. La porta del tempio sono segreti rivelati, tutto ciò che ha a che fare con qualcosa che è custodito ben all'interno di un tempio, cioè con reverenza e, come dire, quando qualcosa viene custodito per paura che altri che non hanno la conoscenza possano usufruirne, mi spiego, quindi ti viene rivelata questa cosa, ok, che ha a che fare anche con un'attitudine del manifestare, vediamo la carta numero 1, allora, numero 1, rinnovamento, opportunità, cambiamenti, segreti, scoperte importanti, una rivelazione quindi che ha a che fare con questa cosa. Allora, l'estrazione di questa carta indica la conoscenza segreta, rimanda al femminile, quindi indica che stai per venire a conoscenza di qualcosa di rilevante rispetto alla domanda. Se hai posto una domanda, se hai una domanda in mente, ok? Può trattarsi di un segreto, di un'informazione fondamentale per poter prendere una decisione, ma anche di una scoperta importante riguardo ad altre persone, per cui tu sarai grata, ok? Quindi questa carta ti dice che sei all'ingresso di una fase nuova e misteriosa della tua vita. Quando riguarda il lavoro, può indicare sorprese per te, una nuova opportunità in attesa che sta per presentarsi, anche un avanzamento di carriera, un cambiamento di ruolo o anche un trasferimento. Se riguarda l'amore, ragazzi miei, ci dice che a breve avremo una risposta dalla persona che ci interessa, che avremo gratitudine per questa cosa qui, quindi una rivelazione proprio questa carta qua, ok, bello, molto interessante, si fa la stesa adesso la mettiamo qua, andiamo a vedere come stiamo vibrando, quindi per andare a analizzare tutti i casi specifici andiamo a vedere perché le mie ragazze e i miei ragazzi avranno questa rivelazione per cui proveranno una gratitudine assurda. Vediamo, allora, come stiamo vibrando, cosa andiamo a proiettare, perché
come stiamo vibrando, cosa andiamo a proiettare, circostanze esterne specifiche, lavoro, persona, perché energia che coesiste fra interno ed esterno. Vediamo come stiamo vibrando. Ah, tu stai proprio immaginando in me mago Agere. Questa è anche una carta che attinenza un po' alla papessa a colei che ha la conoscenza segreta. Quindi immaginare in me mago Agere. Tu avrai delle rivelazioni che hanno a che fare con qualcosa che stai visualizzando. Lascia agire il mago che è in me, immaginazione, ossia il Dio, di apostrofo io, l'io padre, l'io sono che è in me. Tu stai immaginando qualcosa, o lavoro, o una persona specifica, o l'amore, avrai una rivelazione che riguarda quello che stai immaginando tu e per cui sarai grata. Qui ed ora. Qui ed ora, lo ricevi presto, qui ed ora. Vediamo che andiamo a proiettare. Rispetto a una persona che ti sta costantemente immaginando la storia infinita, questa cosa che è un peregrinare emotivo, se parliamo di un amore o di una persona specifica, oppure se parliamo di un nuovo amore, qualcosa che all'esterno non ha mai avuto la giusta conclusione, tu stai andando ad essere grata per una scoperta che vai a fare o qualcosa che succede, per qualcosa che all'esterno ti ha dato un peregrinare emotivo, ok? Vediamo perché. Perché la giustizia viene riportata a tuo favore, essere imparziali. Allora, se parliamo di un amore o di una persona, questa persona si rende conto, ecco perché tu sei grata, farai questa scoperta, una notizia importante, un segreto che viene rivelato, che tu sei importante per questa persona. Quindi essere imparziali è la cosa più giusta che può accadere, che tu stai manifestando questa persona come tu la vuoi, o un amore o una persona che già conosci. Ragazze mie, parlando del lavoro o altre circostanze, tu stai visualizzando qualche cosa di importante che va a tuo favore con la carta della giustizia qua, rispetto alle circostanze esterne che non finivano mai di ripetere un ciclo da karmico, ok? Ecco perché tu sei grata qui. Con la rivelazione ti porta ad essere grata in questa cosa. Nel lavoro, cause legali, qualcosa per essere grata qui ed ora, una scoperta che fai. Nel lavoro uguale, ti viene dato ciò che meriti, ciò che stai immaginando del tuo io sono. E spiego? Quindi a tuo favore con la giustizia divina. Wow, ok, adesso ci andiamo a fare la nostra stesa, vediamo di cosa parla tutto, vediamo un po' di cosa parla questa gratitudine che le mie ragazze e i miei ragazzi proveranno per questa rivelazione che accade. Di cosa parla questa gratitudine? Certamente di qualcosa che stai visualizzando già per molte di voi, o per chi non sta lavorando con la legge degli assunti, dell'immaginazione, qualcosa che voi comunque volete perché la state immaginando inconsciamente, ok? Un segreto, qualcosa che viene rivelato. Vediamo un po' le mie ragazze e i miei ragazzi del cuore giallo, per favore. Di cosa parla questa gratitudine per questa rivelazione? Allora, da dove partiamo? Energia che volge al nostro positivo. Il blocco eventuale che ci apprestiamo a superare, o anche il subconscio, vediamo cosa gravita. Passato, futuro, passato, futuro, energia chiude. Vediamo un po' il succo, un po' di tutto qua. Beh, abbiamo una regina di bastoni, ragazze mie, se non siete forti voi con questa immaginazione, ragazze, siete affascinanti, anche se sei uomo, magnetiche, maghe, la regina di bastoni è per antonomasia la maga, ok? Siete affascinanti, incantate le masse, avete potere, questo è il succo di tutto, la vostra immaginazione sta facendo arrovellare le circostanze esterne, tutto andrà a vostro favore. Fascino, dolcezza anche qui, regina di bastoni. Ok, vediamo da dove partiamo. Da una noia, da un 4 di coppe, partiamo da una situazione che magari tanti vi stanno girando intorno, ma voi volete una persona specifica. Voi sarete grate qui ed ora per una rivelazione che fate, se questo è il vostro caso. Parliamo anche di una persona stessa che non vuole perdere più alcune occasioni con voi, che ne ha perse tante, o con una persona che deve fare un divorzio, che è insoddisfatta della situazione attuale e che non riesce a vedere la nuova opportunità che gli si presenta, magari con te, importante. Voi farete questa scoperta che vi manda fuori dalla noia di questo 4 di coppe, ok? A vostro favore cosa c'è? Il 4 di bastoni,
celebrazione di un'unione, celebrazione anche in famiglia, celebrazione di qualcosa, una stabilità. Qua c'è la compagnia, carta compagnia, a vostro favore c'è la carta e il 4 di bastoni, che è la piena stabilità. Se stiamo manifestando l'amore, questa persona, farete la scoperta e questa persona vede con voi questa stabilità. Ok? Vediamo qual è il blocco, la sfida che ci apprestiamo a superare. Il 10 di coppe, addirittura. Quella di volere una famiglia con voi, quella di manifestare esattamente quello che voi state immaginando, se parliamo di una persona specifica. La famiglia, aveva paura di una famiglia, aveva paura della piena felicità emotiva, come vi dico sempre, si ha paura più della luce ovviamente che dell'ombra. Nell'ombra ci siamo abituati a vivere, nella luce no. Ma adesso sta cambiando tutto, stiamo riscrivendo la storia. E quindi voi fate l'affermazione: una gioia meravigliosa sta avvenendo a me ora. E questa gioia rimane per sempre. Ok? Allora qua se parliamo di circostanze specifiche con una persona, quindi come rivelazione ti arriva qualcosa, una rivelazione proprio svelata, la carta è la rivelazione per l'essere tanto che ti fa sentire grata, ok? Magari una persona si appresta a te superando la sfida del voler mettere famiglia con te. Bene? Da che magari può aver avuto altre relazioni, oppure la situazione era insoddisfacente, quella che stavate vivendo adesso. Se questa persona aveva altre situazioni, era insoddisfacente questa situazione, magari non si voleva impegnare questa persona, e quindi l'imparzialità, la cosa più giusta rispetto a questa situazione infinita, è mettere su famiglia. Può essere un esempio se è il vostro caso. Fatto sta che il blocco che ci apprestiamo a superare è proprio la felicità in famiglia, ok? Da che la situazione era insoddisfacente. Che è successo qua? Superamento, 7 di bastoni, profitto. Allora la situazione può essere stata insoddisfacente perché si è pensato più al lavoro, probabilmente mettendo un po' di ostacoli alla parte emotiva. E quindi una persona che si può essere allontanata per motivi di lavoro, per essere più lenta, per aver voluto combattere, superare i suoi ostacoli a livello lavorativo, se è questo il caso specifico. Fatto sta che ci può essere stato un allontanamento per andare incontro a degli obiettivi altro dall'amore, va bene? E quindi adesso abbiamo a favore la stabilità invece, e quindi il superamento proprio di questo ostacolo. Se parliamo dell'amore di una persona specifica, ok. Ragazze mie, questa cosa nel lavoro, io vi dico una cosa: alcune di voi hanno potuto, ecco perché siete felici adesso, andare incontro a degli obiettivi che non erano i vostri. Ok, perché è frutto di vecchie credenze. Questo vi ha fatto essere insoddisfatte. Magari avete trovato guadagni pure, però è insoddisfatti a livello emotivo. La vostra sfida è quella di avere una stabilità che ha a che fare con una gioia emotiva. Ok, gioia emotiva da condividere magari in famiglia anche. Superamento proprio di questo. Perché voi avete il potere. Vediamo che succede qua. Sì, ragazzi, qua c'è una regina di coppe, sensualità. Andrete incontro ai vostri ideali se parliamo di lavoro, E qua invece se parliamo d'amore, uno che è innamorato. Vediamo qua. Sì, è un'anima gemella, una fiamma gemella, perché abbiamo un 6 di coppe che ama solo te. Solo te. Ecco perché sta così, con la storia infinita, mamma mia mi fa male la testa, tutte queste cose qua così, ok. Tu lo stai immaginando bene, vai a fare questa scoperta. Vediamo come chiude. Sì, ragazzi, qua abbiamo re di denari, non c'è dubbio. Serio, stabile, conciso per te. Se si è allontanato per motivi di lavoro, voi avrete una rivelazione che questa persona ama solo te. Se si è allontanato per motivi altre donne o altri uomini, questa persona ama solo te e vede in te non solo le attitudini della sensualità, ma anche quelle del fascino, della maestria, ok? Quindi qua abbiamo un re di denari, maestro potere, cioè colui che è serio e stabile e va incontro a un'unione stabile e seria con una persona del passato, un 6 di coppe, che sei tu, che stai guardando, con cui magari hai avuto prima dei rapporti, era sempre insoddisfatto della situazione perché non riusciva ad anelare a degli obiettivi specifici lavorativi. Siccome un re di denari è più concreto, adesso è pronto al 4 di bastoni, la celebrazione, anche il matrimonio. Il 4 di bastoni. Quindi questo se parliamo proprio d'amore. Anche ragazzi miei, se state immaginando l'amore, non c'è una persona specifica, voi state attraendo api intorno.
Cioè, nel senso, state attraendo persone e qua vi dico che arriva proprio una persona seria e stabile o che potete anche conoscere sul posto di lavoro o avete già conosciuto sul posto di lavoro e vi aprite a questa cosa perché sentite che è una persona che è affine a voi sotto un profilo proprio elettivo, affinità elettiva. E andate incontro al fatto di volere proprio una stabilità con qualcuno questa volta, quindi qua arriva la persona se non c'è nessuno. Oppure una persona che fa un divorzio, ragazze, che fa un divorzio e che voi eravate magari insoddisfatte dal fatto che non poteva avere una relazione con voi, eccetera. Farete questa scoperta qui. Ecco perché vi vedo grate nel qui ed ora. Un passo alla volta che vuol dire? Che magari è iniziato il divorzio, si deve ancora concludere, per alcune di voi se è il vostro caso specifico, oppure piano piano uscire allo scoperto nella situazione, nella relazione, se è il vostro caso specifico. Sto facendo le varie sfaccettature. Ora, ragazze mie, allora, qua se non conoscete nessuno, arriva una vostra anima gemella o fiamma gemella e un 6 di coppe, o comunque una persona con cui avete un'affinità elettiva, qualcosa che vi conoscete da sempre, qualcosa proprio per cui essere grate, ok? Questa è la rivelazione che vi sta arrivando. Perché magari avete dato tanto nel lavoro, vi siete concentrati su voi stesse, però a livello emotivo eravate insoddisfatte perché tante persone vi porgevano la coppa, però voi volevate altro, auspicavate ad altro. Beh, quest'altro arriva ed è una persona con delle affinità elettive a voi, uguale a voi. Ora, ragazze, parlando del lavoro, ragazze mie, qua voi andrete incontro. Qua è molto interessante perché è possibile l'arrivo di una persona, ecco perché voi siete grate, dovete immaginare come lo volete, no? Quindi a livello lavorativo vi dico già un'affermazione potente, perché qua arriva una persona che è in perfetto accordo ai vostri ideali, vi vede proprio come colei che riesce a comprendere gli altri, va in empatia nel posto di lavoro per un lavoro specifico, da che voi non vi sentivate insoddisfatte dalle persone che vi circondavano anche sul vostro posto di lavoro, voi ingranate la marcia verso la vera felicità del vostro cuore e qua ci sono delle persone, anche del vostro passato, è possibile, o passato in questa vita o passato di vite antecedenti a questa, che vi aiutano. Qua c'è un maestro, un re di denari, colui che sostiene i vostri ideali e ti fa perseguire in quello e celebrare proprio la vita nella parte proprio lavorativa. Per questo voi fate questa scoperta, questa notizia vi arriva, ok? Di una persona importante. Ora vi dico una cosa, nel lavoro utilizzate l'affermazione io ho un lavoro meraviglioso che svolgo in modo meraviglioso, io offro un servizio meraviglioso per un compenso meraviglioso. Questa è l'affermazione proprio sul lavoro, ok? E immaginate come volete che sia, d'accordo? Ok. Adesso andiamoci a mettere, allora, una carta sulla sensualità, sulla regina di coppe. Sì, ragazze, qua un 2 di coppe, questo è innamorato, c'è una persona che è innamorata, che la conosce o che non la conosce. Questo è un 2 di coppe, ti vede proprio come la donna, lei o lui se sei uomo, da che poteva essere una persona insoddisfatta perché ha pensato al lavoro, poteva avere altre relazioni, quindi non andare incontro veramente alla vera felicità, che quando incontra te vedrà di poter manifestare questa felicità, o se già la conosci sa che sei tu. E qua abbiamo un 8 di spade, da che si è potuto sentire bloccato perché al contrario per delle questioni anche legali, per delle questioni matrimoniali che aveva pregresse, qualsiasi tipo di blocco. Ok, vediamo questo 6 di coppe di cosa ci parla. Di un 4 di coppe pure qua. Se c'è una persona che sta avendo altre storie o ha avuto altre storie e tu la stai immaginando come la vuoi tu, questo sta completamente rimbambito, sta un po' così, vedi? Sta non un po', parecchio, perché qua lui sente la connessione con te, con 6 di coppe, e tutte le coppe nuove che può aver avuto a disposizione o che ancora ha in essere non lo soddisfano, ok? Non lo soddisfano. Qua abbiamo un 6 di spade, sì, che ci parla proprio del fatto di avere, con questa consapevolezza, di non voler più avere questo autosabotaggio, ok? E questo re di denari di cosa ci parla? Questo re di denari, sì ragazzi, qua ci sono gli amanti, questo è innamorato perso, ok? Questo qua, che tu lo conosca o che tu non lo conosca, la rivelazione è che questo è innamorato perso. Gratitudine, sì, qua c'è pure un cavaliere di bastoni, cioè c'è una passione irrefrenabile per te questo,
Quindi tu andrai a fare questa scoperta, questa rivelazione, presenza nel qui ed ora, cioè ti sentirai grata proprio per questa cosa, per questa rivelazione. Andiamo a vedere qua ancora. Di cosa parla questa rivelazione? Ancora per le mie ragazze, perché sono così grate? In amore. Fatto inatteso. Fatto inatteso. Te l'ho detto che quando compare qui e ora, fatto inatteso, di un fatto inatteso. Di cosa ci parla questa gratitudine del fatto inatteso? Di cosa ci parla in amore questo fatto inatteso? Perché hanno gratitudine? Dottore protettore. Ragazzi, questa è una persona anche che può avere anche una professione importante o comunque essere una figura di riferimento per molte persone. Ok? Perché con un re di denari, dottore protettore, una figura importante può essere. Fatto inatteso di questa persona che ti protegge anche, che si prende cura di te, mi spiego? Ancora questa gratitudine le mie ragazze, vediamo i miei ragazzi, audacia, realizzazione. Ragazzi, questa nel lavoro è una cosa in attesa di una figura di protezione che ti aiuta a realizzare i tuoi desideri, i tuoi obiettivi, te lo dicevo anche qua. Nell'amore una persona che si separa, se questo è il vostro caso, ok? O comunque nell'amore è piena realizzazione, audacia, realizzazione in quello che abbiamo detto. Ancora, questo fatto inatteso, di cosa ci parla? Per cui le mie ragazze hanno gratitudine. E quindi qua se era sposata la persona, il blocco era proprio la famiglia che poteva avere, mi spiego? Ma a tuo favore abbiamo il fatto che si sente proprio con questa condivisione di anime, il matrimonio alchemico tra te e lui, se parliamo di una persona specifica, perché abbiamo un sé di coppia, anima gemella, fiamma gemella. Quindi ancora di cosa parla questa realizzazione per le mie ragazze e i miei ragazzi, per il cuore giallo, per favore? Vedova, vedova, viaggio breve. Allora ragazzi, è possibile pure un incontro fortuito, ok? Un incontro fortuito, una piena realizzazione laddove ti sei sentita da sola, ok? È possibile anche questo, persona in uniforme, anche qui. Datemi una carta per favore su questo re di denari. Una carta su re di denari. Sì ragazzi, l'amante, l'innamorato, non c'è dubbio, questo è innamorato perso. La stesa la stai guardando tu ed è per te, ok? Ok, innamorato perso. Sì, qua abbiamo l'asso di quadri, novità di nuovo, un'altra novità. Ok, quindi una rivelazione proprio che parla di qualcosa che tu stai assumendo, per cui sarai grata, sia che si tratti di lavoro o altre circostanze, è questo il senso, ok? Ora andiamo a vedere, abbiamo chiesto qua l'amore, ci hanno detto proprio lampo, proprio senza mezzi termini. Fammi vedere adesso come ti vede questa persona e quindi anche come dobbiamo integrare il potenziale di questa stesa. Come ti vede questa persona? L'adattabilità. Ti vede come una persona che si sa adattare alle circostanze, che riesce a comprenderla. Una casa, qua abbiamo una regina di coppe, colei che entra in empatia. L'adattabilità è anche un monito per te che ti dice: segui il flusso, adattati alle nuove, all'io sono che stai manifestando, perché la giustizia divina è in atto, è tutto nuovo per te. Questa gratitudine che proverai con questa rivelazione è tutto nuovo. Questa persona si sta adattando a qualcosa che non ha mai sperimentato personalmente, perché magari era più legato alla materia, più che al fatto emotivo. Infatti qua abbiamo l'amore romantico, ci si sta adattando al vero amore, ok? 1 e 2, ok? Ancora, come ti vede questa persona? La devozione, questo è devoto. La devozione, ragazzi miei, è un sentimento altissimo, ti vede come colei che è proprio devota alla sua causa, qualsiasi sia la tua causa, se questo è il vostro caso specifico, è anche come un esempio, ragazze. La devozione, questa persona ti è devota perché gli ha insegnato qualcosa di importante, che è l'adattabilità proprio a questo amore romantico, e quindi ti scatenerà dentro questa gratitudine per cui questa persona ti è devota al suo femminile, ok? Ancora, come ti vede questa persona? La conoscenza, wow! Ti ho detto adesso che è colui o colei che ti vede come un esempio. Quando esce Atena, ragazzi miei, è la conoscenza, come colei che ha la conoscenza dei mondi spirituali, che gli sta insegnando o consciamente o inconsciamente come usufruire dei mondi spirituali, semplicemente anche mandandogli o mandandole le visualizzazioni, Ecco perché sta così.
Cioè, Atena, la conoscenza, è proprio la papessa insieme all'imperatrice, cioè proprio ti vede come un esempio spirituale, un esempio concreto, proprio colei che sa comprenderlo con questo 6 di coppe, è proprio colei che sa comprendere a livello empatico con la regina a fianco di coppe. E poi abbiamo un re di denari, cioè la compensazione emotività e materia, cioè coniuzio oppositorum, gli opposti che si congiungono. È meravigliosa. Cioè, la rivelazione ti sta per arrivare, appunto, è una scoperta magnifica che ti farà avere questa gratitudine nel qui ed ora e capire che ce l'hai fatta e ce la fai quotidianamente a realizzare il tuo futuro glorioso. Ok? Ok, wow, mettiamoci queste altre carte. Tu stai riprendendo? Sì. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi, un altro consiglio, di cosa parla questa rivelazione? Consiglio o carta a supporto? Vediamo, questa rivelazione ancora di cosa parla? O come possiamo indirizzare al meglio il potenziale di questa rivelazione? Questa rivelazione di cosa ci parla? Quindi qua se lui ti dice qualche cosa è che qua c'è proprio un amore indissolubile, eh? Questo è il grande segreto che viene svelato, eh? Ok, allora, un'altra carta per le mie ragazze, il cuore giallo, per favore. Quiete profonda, meditazione e silenzio. Ragazza, qua ti viene chiesto, come consiglio abbiamo chiesto, no? Meditazione e silenzio. Laddove tu stai facendo le assunzioni, le visualizzazioni, carica la dose con quello che vuoi. Ok? Quiete profonda, meditazione e silenzio, cioè medita, fai fluire. Sii grata prima di vedere la grande manifestazione, sii grata perché alzi le frequenze, ok? Ok. Un'altra carta per le mie ragazze su come andare incontro a questa meravigliosa manifestazione, il vagabondo, infatti, vivere la vita così come viene. Allora, lasciati fluire dalla vita, ok? Tu immagina in me mago agere e lascia che gli eventi ti rispondano seguendo il tuo intuito. Perché non c'è niente di costruito più. Il vecchio sé è morto, il vecchio sé, e si sta formattando il nuovo. Quindi il vagabondo chi è? Colui che segue il suo intuito. Qua sei maga tante volte, segui l'intuito perché hai la conoscenza giusta di Atena per suggellare in te il nuovo sé. Il vagabondo è colui che è grato quotidianamente della vita per quello che arriva. Ok? Quindi ci ribattono sulla gratitudine. Ok, un'altra carta per le mie ragazze e i miei ragazzi, per favore. I destini. Le scritte nel cielo. Sei destinata a quello che stai immaginando. Ok? C'è un destino. Ok? Già scritto. Quindi noi rivendichiamo ciò che è nostro per diritto divino. E basta. Quindi vai tranquilla in questa rivelazione che avrai, sii grata, perché l'hanno battuta molte volte come gratitudine, e goditi il meglio di quello proprio che ti arriva quotidiano. Perché la rivelazione che ti sta avvenendo, che sta per arrivare, è qualcosa di magnifico che ti deve aiutare a suggellare in te l'avvenuto riconoscimento del potere, della maestria. Ok? Ok. Quindi ragazze mie, io spero di esservi stata di supporto. Vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!